allora adesso però ci sono i protagonisti, perché tutto questo, perché noi lo facciamo? Tutto quello di stare a studiare, tutto quello di stare qui stamattina ad ascoltare, perché lo facciamo? Per i nostri ragazzi, giusto? Per i bambini, per i ragazzi, per il futuro. E quindi adesso salgono sul palco dei nuovi protagonisti. Abbiamo 5 straordinari ragazzi che ora saliranno sul palco per raccontare le loro storie di successo personale contro le etichette. Quindi sentiremo, intanto noi siamo orgogliosissimi perché questi ragazzi oggi parleranno di fronte a voi raccontando qualcosa di se stessi ed è veramente un atto di amore e noi siamo grati a loro e alle loro famiglie. E poi proprio perché è la loro voce che è quella che ci interessa di più, no? Noi possiamo raccontarcela quanto vogliamo, che siamo bravi, che siamo belli, ma sono loro che ci devono dire come si sentono. Quindi io vi chiedo un grande applauso per i nostri ragazzi Matteo, Ludovico, Nicole, Costanza e Alessio. Prego. Siete comodi? Ok. Allora, cominciamo da Costanza. Costanza, tu fai seconda superiore, giusto? Esatto. Ci siamo incontrati un anno e mezzo fa, circa, non di più, e hai voglia di raccontarci un po' la tua storia? Allora, il mio percorso con Bella Cresce è iniziato circa un anno fa, nei mesi di gennaio-febbraio, perché avevo notato alcune difficoltà di apprendimento nell'ambito della matematica e della scienza. Il vero momento di difficoltà in realtà per me è arrivato pochi mesi dopo, quindi nei mesi di marzo, aprile, maggio, quando ho continuato questo percorso, però concentrandomi più su un metodo di studio rispetto alla matematica. In questo periodo mi sentivo veramente stanca, avevo poca voglia di concentrarmi sulla scuola, quindi di studiare, impegnarmi e fare compiti, e quindi ovviamente i miei risultati scolastici cominciavano ad abbassarsi, prendevo sempre voti peggiori e appunto cominciavo a demoralizzarmi veramente tanto. Addirittura ho rischiato il debito di diverse materie. Oltre questo la mia voglia cominciava a calare non solo in ambito scolastico ma anche nella mia vita privata, infatti spesso mi ritrovavo a non voler ad esempio andare agli scout, che è una delle mie più grandi passioni, oppure a continuare lo sport che frequentavo, ovvero l'atletica, o anche solo uscire e divertirmi con i miei amici. Fortunatamente ho ricevuto un sacco di aiuto sia da parte della mia famiglia, che mi ha sempre sostenuta in ambito scolastico, ma anche da parte di Cristina, che è appunto la tutor che mi ha seguito in questo percorso a Biella Cresce. Grazie a Cristina ho avuto un miglioramento non solo a livello pratico, quindi in ambito scolastico, ma soprattutto è riuscita a cambiare l'idea che avevo di me stessa, facendomi capire di meritare appieno i successi scolastici che stavo cominciando ad ottenere. Infatti verso giugno sono riuscita ad essere promossa senza nessun debito. Indubbiamente è stato un momento molto bello per me, ma il vero momento di gioia e soddisfazione lo sto vivendo ancora adesso, va avanti da settembre. Infatti riesco non solo a organizzarmi molto meglio con la scuola e lo studio e ottenere risultati molto migliori rispetto all'anno scorso, e nonostante questo riesco comunque a divertirmi e godermi le giornate senza l'ansia e lo stress che vivevo fino a un anno fa. Grazie. Alessio, ora tu frequenti la seconda media, è vero? Sì. E ci conosciamo da quando facevi? Quinta, quarta? Mi sembra quarta. Quarta elementare, la fine della quarta. Ci racconti qualcosa? Ok. Fin da bambino non sapevo tanto leggere, però mi sembrava una cosa normale perché di solito in prima e in seconda sono un po' gli anni dove impari a leggere, solo che durante gli anni successivi vedevo che non riuscivo a imparare, e infatti quando la maestra mi diceva
ora metto il voto di lettura, io leggevo, però non sapevo leggere e quindi mi metteva sempre voti brutti, tipo 5. E non mi sembrava giusta questa cosa perché se tu vedi che questo ragazzino prende tutte le volte questi voti brutti, dovresti provare a aiutarlo o fare in modo che non succeda più. Solo che non succedeva e durante fine della quarta si è accorta di questi problemi che avevo e mi ha consigliato di andare da qualche parte e sono arrivato qui a Biella Cresce, dove ho incontrato Cristina che mi ha sempre supportato e mi ha aiutato in questo percorso e ora so leggere e mi piace anche, visto che prima quando non sapevo leggere per me non era una cosa che mi importava e non mi piaceva rispetto a ora. Grazie Alessio. Nicole, tu frequenti la terza media, giusto? Quindi noi ci siamo conosciuti circa un annetto fa, se non sbaglio. Sì. E ci racconti qualcosa? Sì. Allora, io fino alle elementari avevo questa difficoltà in matematica e anche le maestre e i professori non sono mai stati d'aiuto. Per esempio alle elementari avevo una maestra che mi faceva sentire diversa e mi demoralizzava perché avevo questa difficoltà ed ero arrivata anche a non mangiare, stare male, piangere per colpa sua. E poi quando sono andata alle medie la situazione della matematica si fece più grave, quindi avevo più difficoltà e per esempio studiavo molto, però i risultati erano sempre brutti, quindi non avevo neanche più voglia di studiare perché tanto sapevo già che il voto era quello. Poi la mamma mi è sempre stata a fianco, infatti ha sempre cercato di mandarmi a fare ripetizioni, aiuti, solo che non funzionavano perché le difficoltà rimanevano quelle, quindi dopo tanti tentativi ha scoperto Biella Cresce, quindi ho iniziato questo percorso insieme ad Elisa, che grazie a lei e alla mia forza di volontà sono migliorata molto. Infatti sono passata ad avere 4 in matematica ad avere 7-8 e avevo voglia di imparare e la mia autostima era molto salita. Brava Nicole, grazie. Ludovico, noi è da un po' che non ci si vede, perché ci eravamo visti quando facevi terza elementare, Sì. E ci siamo ritrovati qualche mese fa. Già. Raccontaci. Allora, io ho sempre avuto un problema con la matematica e questo problema soprattutto si è verificato in terza elementare, cioè verso il 2017, dove avevo questo maestro che non voleva, io non capivo, lui non mi aiutava e aveva questo appunto metodo di studio che era o capisci o capisci, non c'erano vie di mezzo. Perciò io pensavo di essere sbagliato perché tutti gli altri miei compagni di classe andavano comunque bene, io ero l'unico praticamente che andava male. Allora mia mamma mi ha portato a Biella Cresce, dove mi ha aiutato Valeria, e ho cominciato ad avere le mie prime soddisfazioni, come ad esempio imparare le tabelline, le sapevo ed ero molto più felice, e appunto solo che questo maestro non voleva capire che io potevo farcela, appunto dicevo anche ai miei genitori che potessi essere discalculico, e quindi quando ho preso un bel voto con le tabelline ha detto sì vabbè sono soltanto le tabelline, le impari a memoria, perciò non mi aiutava. E invece quando sono arrivato la mia più grande soddisfazione è stata in
l'anno scorso, ovvero in prima media, quando ho ottenuto una grande media sia per il primo quadrimestre che per il secondo, e appunto se dovessi far vedere a me stesso di terza elementare quello che sono riuscito a fare, a raggiungere e come sono cambiato, penso che sarebbe molto fiero. Ludovico, scusa, so che tu lo fai per modestia, ma ci dici che media avevi? Non me la ricordo bene, però forse era, mi sembra del 9 o dell'8, una cosa del genere. Anche Matteo, che è il nostro, diciamo, il nostro grande gioiello, uno dei primi, è da tanto che non ci vediamo. Noi ti abbiamo incontrato quando facevi prima superiore, adesso frequenti il primo anno dell'università. Sì. Raccontaci. Allora sì, il mio percorso con Biella Cresce inizia per l'appunto quando frequentavo la prima superiore al liceo scientifico. Inizia proprio perché fin dalla seconda elementare ho avuto grossi problemi con matematica, infatti mi viene diagnosticata la discalculia e la disgrafia, e appunto il sentimento che ho sempre provato è il sentirsi diverso. E arrivando a Biella Cresce questo sentimento scompare, nel senso che non sei più il diverso, a cui bisogna dare uno strumento compensativo come poteva essere per l'appunto la calcolatrice, ma si trova un metodo per arginare le proprie difficoltà e trovare una via diversa per arrivare al risultato. Penso che il nostro percorso vada avanti per più o meno un anno e mezzo, una cosa del genere, 2 anni. 25 incontri, quindi sì, 5 mesi e mezzo. E vado avanti, cambio liceo perché purtroppo il mio percorso con il liceo scientifico non è stato dei più brillanti. Quando mi è tornato utile il metodo che avevo appreso con Biella Cresce durante il mio 4º anno del liceo, perché per l'appunto penso che sia stato uno dei momenti più difficili della mia vita scolastica, proprio perché appena usciti dalla pandemia o comunque in quel mezzo che era di scuola non scuola, DAD non DAD, avevo completamente perso l'interesse nei confronti della scuola, non mi importava più. Comunque arrivo alla fine del 4º anno in cui rischio la bocciatura, vengo salvato in extremis. Arrivando al 5º anno decido di fare un po' uno scatto anche per me stesso, e attraverso per l'appunto il metodo che mi era stato insegnato, ovvero al pensare in modo diverso a come raggiungere quell'obiettivo, il poter tornare a fare sport, o comunque tutte le persone che mi stavano vicino, riesco a superare il 5º anno, anche in maniera decorosa, mi verrebbe da dire, e arrivo alla consapevolezza di quanto io in realtà ami comunque lo studio e quanto mi piaccia studiare alla fine, e per l'appunto decido di iniziare l'università, cosa che fino a 2 anni prima mi sembrava impossibile, visto che l'unica cosa che avrei voluto fare è prendere e scappare via dalla scuola. Decido di fare l'università e mi iscrivo a Lettere, dove sono tuttora iscritto. Allora, io davvero vi ringrazio tantissimo e voglio chiedere a tutti voi anche un applauso per Cristina e Lisa, a tutti i tutor che seguono questi ragazzi. E vorrei ringraziare voi perché avete fatto una cosa grande oggi, grandissima, non so se siete d'accordo con me. È vero, alzatevi in piedi e prendetevi l'applauso.